Dopo 2 anni di contenuti costanti è recentemente uscito l'ultimo pacchetto di espansione per Mario Kart 8 Deluxe, disponibile con il pass percorsi aggiuntivi in vendita a 25 €. Con il Mario Kart 8 Deluxe DLC numero 6 ci aspettano nuovamente 8 piste prese da varie uscite, compresa una inedita. Infine si uniscono alle corse ben 4 nuovi piloti, compreso Diddy Kong, che torna in pista dopo quel capolavoro di Diddy Kong Racing per Nintendo 64. Con lui arriva il suo collega scimmiesco Funky Kong, Pichette e Pauline. Iniziamo quindi la scoperta di questi ultimi contenuti e poi tiriamo le somme di questa gigantesca operazione di ampliamento per il gioco più venduto su Nintendo Switch. Prima di continuare, se vi piacciono i nostri video, vi ricordiamo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sui nostri contenuti. Per chi si stesse chiedendo come acquistare questi contenuti, facciamo un breve riepilogo. Potete ottenere tutte queste espansioni abbonandovi al servizio Nintendo Switch Online più pacchetto aggiuntivo. La scelta migliore però rimane l'acquisto del Boost Pack, un pacchetto dal costo di 25 € che vi rende indipendenti dall'abbonamento online. Le piste saranno vostre per sempre e potrete giocarle anche senza essere connessi a internet. Infine, se volete qualcosa di più fisico, Nintendo ha messo in vendita un pacchetto che contiene un codice da riscattare, ma anche alcuni simpatici gadget. Il prezzo ufficiale è di 35 €, ma su Amazon dovreste trovarlo un po' a meno, trovate il link in descrizione. Peccato che questa edizione sia uscita dopo un anno dalla vendita in digitale del prodotto, quando quindi molti di noi lo avevano già acquistato. Detto ciò, andiamo a vedere nel dettaglio il trofeo Ghianda e il trofeo Spinoso. Il trofeo Ghianda inizia con un tour cittadino. Stavolta è protagonista la nostra immortale Roma, con un circuito che si sviluppa e cambia ad ogni giro. Si inizia salendo sul Colosseo e passando accanto ad alcune rovine, e poi si prosegue nelle strade della nostra capitale. Durante i 3 giri che modificano via via il percorso da affrontare, gireremo attorno a fontane storiche, saliremo e scenderemo scalinate e termineremo passando all'interno del Colosseo, tra 2 catenacci che stanno mangiando la strada da percorrere. Non mancano nemmeno alcuni passaggi in cui la strada ospiterà anche avversari contromano, ma gli occhi più attenti noteranno texture a risoluzione piuttosto bassa e costruzioni poligonali piuttosto povere. Tra le città presenti, purtroppo Roma ci è sembrata una delle più deboli. Peccato. Un po' come accade in diversi altri percorsi, questo tracciato, che arriva dall'epoca GameCube, inserisce un cannone all'inizio del giro che ci spara letteralmente sulla cima di una montagna. Non vorrei sbagliare, ma credo che in ordine temporale sia stato il primo percorso di Mario Kart a proporre questa soluzione, poi ripresa per esempio nel flipper di Waluigi. Ogni giro si configura principalmente come una grande discesa ricca di tornanti, con alcuni crepacci e anche con macigni che cadono dall'alto. Alcune curve strette, alle cilindrate più alte, richiederanno anche l'uso del freno per evitare di andare a sbattere contro i bordi della pista. Alla fine del giro troviamo anche un ponte che ondeggia, utilizzabile per qualche piccolo mini turbo. Questa pista, proveniente dall'epoca Wii, è piuttosto semplice nella concezione, ma potrebbe nascondere qualche insidia per i meno esperti. Si ambienta in una piccola cittadina costiera adibita a circuito, in cui si evidenziano principalmente 2 sezioni chiave. La prima è composta da 2 fontane a centro strada che di fatto la dividono. Andare a destra o a sinistra non cambierà nulla, permettendovi di scegliere la traiettoria migliore. Con i giusti oggetti, prima di quest'area, potrete anche tagliare attraverso una costruzione sulla destra. La seconda sezione invece è una curva a 360 gradi intorno ad un faro, poco prima della fine del giro. Chi sa utilizzare bene la derapata potrà sfruttarla per ottenere un mini turbo viola, ma se utilizzerà anche le frecce turbo potrebbe avere anche troppa velocità per correggere la traiettoria. Chi invece non padroneggia questa tecnica dovrebbe concentrarsi sui turbo e cercare di evitare altre distrazioni. L'ultimo tracciato del trofeo Ghianda è anche l'ultimo inedito che si aggiunge a Mario Kart 8 Deluxe. Questo onore spetta ad un percorso principalmente sottomarino che ci farà esplorare alcune rovine sommerse. Come nelle piste cittadine, ogni giro ci porterà in nuove zone di un'area piuttosto vasta, con scalinate che ci portano all'asciutto e con tuffi verso il fondale. Ci sono tratti con elementi di disturbo, altri più tecnici e altri in cui si corre e basta. Non poteva mancare un galeone sommerso, ma in generale, un po' come con Roma, sembra mancare quel livello di dettaglio che ha caratterizzato altre piste, specie quelle inedite.
Anche l'ultimo trofeo si apre con una città e questa volta tocca a Madrid. La capitale spagnola viene ripresa sotto la luce del sole e si dimostra più viva e dettagliata rispetto a Roma. Anche stavolta ad ogni giro esploreremo una nuova parte della città, partendo da una grande piazza dove è presente anche un torcibruco che si sveglierà dal secondo passaggio. I giri ci portano a volare su una grande fontana, tra i corridoi di una galleria d'arte e infine nello stadio di calcio, con tanto di palloni giganti da evitare. Non la città migliore in quanto a varietà e realizzazione, ma resta una pista piacevole che non sfigura. In previsione del periodo invernale, il ghiacciaio di Rosalinda ci porta su un circuito innevato accanto all'osservatorio visto in Super Mario Galaxy. La più grande difficoltà di questo percorso arriva subito dopo il via, con una curva parabolica con un crepaccio al suo interno. Derapare sulle sue linee è molto complesso, specie alle cilindrate più alte, perché si rischia di cadere o di uscire sul bordo esterno. Dopodiché iniziano possibili deviazioni con una parte sopra ad un lago ghiacciato e una sotto di esso. In seguito ci saranno anche due strade tra cui scegliere, una più tranquilla e l'altra con aree turbo accanto a voragini. Non possiede caratteristiche che la rendano effettivamente diversa da altre piste, ma resta comunque una delle più piacevoli di questo sesto pacchetto. Qui arriviamo probabilmente al miglior tracciato di questo DLC numero 6. Questa affermazione deriva non tanto dalla conformazione del percorso, quanto dall'aver riadattato una pista piatta del primissimo Super Mario Kart per Super Nintendo in un tracciato molto più articolato. L'idea infatti è trasformare un circuito teoricamente in pianura in una salita e conseguente discesa tra fiumi di lava e mura del castello. Entrano in gioco anche le ruote magnetiche, infatti, che ci permetteranno di risalire una cascata di magma prima di portarci a correre sui torrioni. Qui ci aspetta un tornante con l'aggiunta di Thwomp e poi una discesa verso un altro tornante, qualche pianta piranha scheletrica e ulteriori Thwomp su cui potremo anche saltare. Inoltre, in fase di discesa, la strada si divide in 3 corsie tramite 2 muri, su cui i più precisi potranno correre per ottenere turbo. In questo caso attenti all'atterraggio, perché il tornante alla fine sembra essere stato piazzato apposta per farvi fare una brutta fine. Non contenti delle piste arcobaleno già presenti, questa nuova espansione aggiunge anche quella appartenente al capitolo Wii. Seppur inferiore ad altre versioni, questo percorso mette sullo sfondo il nostro pianeta mostrandocelo dallo spazio. Non ci sono trovate geniali, ma solo un buon tracciato da correre interamente con le ruote magnetiche. Ci sono discese velocissime, salti tra corsie separate, un canale che ci proietta verso l'alto e una zona con 2 buchi centrali che rischiano di farci finire nel vuoto. Gli effetti speciali della strada sono molto belli e convincenti e la frenesia non manca, ma non impensierisce neanche per un istante la bellissima versione per 3DS. Quest'ultima espansione di Mario Kart 8 Deluxe è probabilmente il pacchetto di contenuti meno convincente uscito. Chi sperava come noi in un finale scoppiettante, magari con piste prese da altri universi Nintendo, resterà un bel po' deluso. La pista migliore, in quanto a riprogettazione, è il castello di Bowser 3, un modo nuovo di vedere una pista nata in 2D ma qui resa magistralmente in 3 dimensioni. Il ghiacciaio di Rosalinda, il circuito di Daisy, montagne di Donkey Kong e la nuova pista arcobaleno sono piacevoli da ritrovare senza che aggiungano grossa varietà. Il nuovo percorso Calapianta Piranha si dimostra invece troppo classico e poco fantasioso. In fondo alla nostra lista delle preferenze troviamo Movida di Madrid e soprattutto Roma romantica, poco dettagliate e nel caso di Roma anche piuttosto anonima se si esclude la presenza del Colosseo. Con già 88 piste presenti era sicuramente difficile aggiungerne altre 8 senza ripetersi, ma considerando la qualità di altri circuiti rimasti fuori come Monte Hu, Galeone di Wario o Fabbrica di Todd, un po' dispiace. Detto questo, la presenza di 96 percorsi per un gioco come Mario Kart 8 Deluxe lo rende a dir poco unico. Comprare oggi questo Mario Kart e il pacchetto aggiuntivo rischia quasi di far disperdere l'utente tra 24 trofei tra cui destreggiarsi, senza contare i diversi livelli di difficoltà. Ciò non vuol dire però che non dovreste comprarlo. Mario Kart è uno dei giochi più genuini che mi vengano in mente, capace di appassionare grandi e piccoli e di farli giocare assieme. Avere così tanta scelta non può che renderlo ancora migliore. Tirando le somme, quindi, il pass stagionale è un acquisto praticamente obbligato per chiunque si diverta con Mario Kart 8 Deluxe. Per appena 25 € potrete raddoppiare il numero di piste presenti.
Se non lo avete ancora, sarà un bellissimo e anche relativamente economico regalo da mettere sotto l'albero. Ora però tutti i riflettori sono puntati sul prossimo episodio, consapevoli che Nintendo dovrà davvero superarsi per creare qualcosa di nuovo e allo stesso tempo familiare. Buona fortuna Nintendo, noi intanto si torna a giocare.